Questo video ti cambierà la vita. Ma questo veramente è uscito pazzo. Va bene, un po' esagerato, ma il trend ormai è quello di attirare l'attenzione i primi 3 secondi e poi ognuno continua dicendo le sue fesserie. Ciao ragazzi, sono Piero, iscrizione, campanello, bla bla bla. Allora facciamo alcune domande all'intelligenza artificiale. Chi segue un pochettino il mio piccolo canale sa che parliamo di musica, di basi musicali e qualche video motivazionale come questo, dove io con la mia passione e anche la mia utopia cerco in tutti i modi di convincervi sull'utilità della pratica, dell'esercizio quotidiano per chi vuole diventare chitarrista o musicista professionista e anche sulla soddisfazione quando studiando come si deve poi si suona in una maniera tale da evitare le figure di colore marrone. Allora andiamo al dunque. Sfrutteremo più intelligenze artificiali, cercheremo di rispondere ai vostri quesiti più quotati, cioè se è possibile diventare musicisti senza fare esercizio. E tu sei una salamandra? Non si vede? Intanto ciao, perché tu ti fai questo, scrivi questo, ciao. Ciao, come posso aiutarti oggi? La domanda principale che chiede un allievo al suo insegnante: c'è il wifi qua dentro? Buongiorno. Quanto devo esercitarmi per diventare un chitarrista professionista? Per diventare un chitarrista professionista, dovrai dedicare molto tempo alla pratica. La chiave è quella di esercitarsi regolarmente e costantemente. Ottimo. È necessario imparare le basi della tecnica, come la lettura delle note e le tecniche di armonizzazione, oltre che esercitarsi su esercizi di velocità e apprenderne di più sulla teoria musicale. Ci siamo, no? Che cosa ha detto? È importante suonare con altri musicisti ed eseguire le scale, i pattern e le progressioni di accordi ogni giorno. È anche importante ascoltare costantemente musica, dai generi classici a quelli più moderni, in modo da sviluppare un senso dello stile. Io ci proverò. È necessario esercitarsi almeno 3 ore al giorno. 3 ore al giorno No. per raggiungere un buon livello di competenza. Se vuoi diventare un chitarrista professionista, dovrai studiare e mettere in pratica le tue capacità con costanza, per molto tempo, finché non sarai in grado di suonare con facilità e abilità. Sì, direi che ci siamo, no? Studiamo tutti 3 ore al giorno. So qual è la domanda che gli vuoi fare. E gliela facciamo. Esistono trucchi per diventare musicista professionista senza esercitarsi? No, non esistono trucchi per diventare un musicista professionista senza esercitare la propria abilità. Fantastico. La pratica costante e l'impegno sono essenziali per sviluppare le capacità musicali e perfezionare la tecnica. Diventare un musicista di successo richiede tempo, dedizione e sacrificio. Ascoltiamolo di nuovo. No, non esistono trucchi per diventare un musicista professionista senza esercitare la propria abilità. Al di là del numero di ore, a parte scherzi, perché poi quando gli fai le domande più volte ti risponde in maniera diversa e potevate essere più fortunati, ogni tanto viene fuori che si può cominciare da mezz'ora al giorno, a volte ti spara 6-7 ore, comunque rende l'idea, bisogna passarci del tempo e esercitarsi quotidianamente, cioè la costanza è una variabile molto importante e quindi trovare lo stimolo, gli obiettivi che poi rendono la pratica divertente, piacevole, non diventa solo sacrificio. Ripensandoci bene, l'amica torto, sa? Andiamo avanti. E dietro tutti quanti. Per favore, almeno un po' di gentilezza, mi dici un piano di studio per diventare chitarrista professionista e gli esercizi da fare dedicando un'ora al giorno alla pratica? Ecco un piano di studio per diventare un chitarrista professionista dedicando un'ora al giorno alla pratica. Warm up. 5-10 minuti di esercizi di stretching delle dita e di riscaldamento per la mano destra e la sinistra. Teoria musicale.
10-15 minuti di studio della teoria musicale, come le note, gli accordi, le scale e le forme armoniche. Ciao. Esercizi tecnici. 20-30 minuti di esercizi di velocità, precisione e destrezza per la mano destra e la sinistra. Che palle! Questi esercizi possono includere scale, arpeggi, rasgueado, sweep picking e altro. Repertorio. 15-20 minuti di pratica di brani completi, concentrandosi sulla precisione, la velocità, l'espressività e la fluidità. Improvvisazione. 10-15 minuti di sessione di improvvisazione, dove ti concentri sul suonare in modo creativo e spontaneo, sperimentando con diverse scale e forme armoniche. Ricorda che la pratica regolare e costante è la chiave per diventare un chitarrista professionista. Inoltre, ascolta molto musica e cerca di suonare con altri musicisti per sviluppare la tua abilità di suonare in un contesto di gruppo. Ottimo, no? Mi sembra che più o meno è il programma che facciamo tutti. 5-10 minuti di Facebook, 10-15 minuti di Instagram, 20-30 minuti per fare il post, sai, mettere il filtro che ringiovanisce, 15-20 minuti che magari una foto di un concerto, allora devi mettere la foto di un pubblico di un concerto perché magari non c'era neanche, eccetera eccetera. Hai perso la ragione. Dai, a parte scherzi, ci arriva anche un computer. La pratica regolare e costante è la chiave per diventare un chitarrista professionista. Cerca di suonare con altri musicisti, vedi, te lo dice anche il telefono. Pronto? Per sviluppare la tua abilità di suonare in un contesto di gruppo. La cosa interessante, se volete divertirvi, è che comunque gli fai la stessa domanda più volte e ti risponde in maniera leggermente differente. Questo perché, e come vedete dalle durate dei minuti, la durata è più di un'ora, però uno poi giornalmente cambia un pochettino, varia un pochettino gli esercizi. Andiamo avanti. Il problema è che quasi nessuno si esercita per un'ora ogni giorno. Si passa la maggior parte del tempo a guardare video su YouTube o altri contenuti imbarazzanti sui social. È vero che molte persone trascorrono molto tempo sui social media e guardano video invece di dedicarsi a esercitarsi con la chitarra o altre attività produttive. Tuttavia, questo dipende dalle priorità individuali e dal tempo disponibile. Alcune persone potrebbero essere impegnate in altre attività o potrebbero non trovare la motivazione sufficiente per esercitarsi con la chitarra ogni giorno. È importante che ognuno trovi un equilibrio tra il tempo trascorso sui social media e il tempo dedicato ad attività più produttive e significative. Oggi vi è andata bene, di solito rispondo in maniera più severa. Ok, dobbiamo trovare la motivazione. Tu devi sentire la forza intorno a te. La voglia di esercitarsi. Questo è il talento, secondo me. Il talento non è una capacità innata, anzi, a volte ci si rifugia dietro il talento per mascherare la nostra pigrizia. Eh sì, quello è bravo, ma quello è un talento. Malmsteen è un talento, Steve Vai è un talento, perché non si esercitavano loro, stavano lì sui social a chattare. Di solito non c'è il terremoto, che è tutto attaccato un po'. Guardare musicisti che ci piacciono, ascoltare musica che ci piace, dovrebbe darci lo stimolo giusto, quindi trovare la voglia di suonare quei brani, suonarli come chi li ha composti, suonarli in maniera professionale, non con il colore marrone. Guarda il colore, a cosa assomiglia questo? Chiediamolo anche al collega. Mentre guardare video su YouTube e altri contenuti sui social può essere divertente, prendersi un'ora al giorno per esercitarsi con la chitarra può fornire una ricompensa più profonda. Bravo. Praticare la chitarra per un'ora può darti la possibilità di migliorare le tue abilità tecniche, sviluppare velocità di esecuzione e maggiore coordinazione tra le mani. Praticare la tua tecnica e la tua esecuzione possono fornire un senso di soddisfazione personale che supera ogni altra cosa. Se pratichi una canzone che ami, puoi perfezionarla e portarla a un livello a cui non avresti mai pensato di arrivare. Anche se può essere difficile prendere un'ora al giorno per esercitarsi con la chitarra, un po' di programmazione può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Pianific.
Bella chat Sonic, ma non vi gasa questo discorso qui? Mi viene da piangere. Poi vabbè, pianific, poi è andato in sbattimento, secondo me voleva dire pianificare, quindi farti un programma Buonasera, i programmi della serata. per riuscire a ritagliarsi l'ora al giorno, a pianificare le tue attività, quello che sicuramente noi facciamo quotidianamente. Tu vuoi l'impossibile. È proprio quello che dice il chitarrista Pier Gonella, che non sa scrivere. Il chitarrista italiano Pier Gonella è uno degli artisti più influenti degli ultimi anni. La sua tecnica unica. No, fai mona, metti una roba, tutto, metti... La tecnica. Molti musicisti che si credono dei fenomeni e spesso sono solo dei cagnacci, ritengono non necessario lo studio della tecnica perché non hanno interesse a suonare veloce, mentre Pier Gonella ritiene che lo studio della tecnica non serve alla velocità fine a se stessa, ma serve a raggiungere una completa padronanza della chitarra per poter eseguire qualsiasi genere musicale con la massima espressione. Toli. Questa è una opinione condivisa da molti musicisti e insegnanti di musica. La tecnica non serve solo per suonare veloce, ma per avere una completa padronanza del proprio strumento musicale e poter eseguire qualsiasi tipo di musica con la massima espressione artistica. In altre parole, la tecnica serve come base per l'espressione musicale e la creatività. Capito? Sono giapponese. Traducilo in giapponese. この考えは多くの音楽家や音楽教師が共有するもの。 È proprio la stessa opinione del chitarrista Pier Gonella. È utile acquistare un videocorso per lo studio della chitarra? Sì, un videocorso può essere molto utile per lo studio della chitarra. I videocorsi forniscono lezioni strutturate, esempi pratici e feedback visivo sulla tecnica corretta, che possono essere molto utili per imparare e migliorare le abilità di chitarra. Tuttavia, è importante scegliere un videocorso di alta qualità e adatto ai tuoi obiettivi e al tuo livello di esperienza per ottenere il massimo beneficonto. Bella risposta, ma io voglio arrivare a un altro concetto. Il fatto è che io ho visto tanti videocorsi sia nel campo della chitarra e della musica in generale, ma anche in campi diversi, e li trovo tutti fatti molto bene, punto. Però le persone devono capire che non basta comprare il videocorso, una volta acquistato lo devono studiare dall'inizio alla fine per più volte, altrimenti hai solo speso dei soldi. È vero, l'acquisto di un videocorso da solo non garantisce il successo nello studio della chitarra o in qualsiasi altro campo. Per trarre il massimo beneficonto da un videocorso è necessario dedicare tempo e impegno allo studio e alla pratica di ciò che viene insegnato. In altre parole, bisogna essere disciplinati e dedicarsi costantemente allo studio per vedere i risultati. In definitiva, l'acquisto di un videocorso è solo una parte del processo di apprendimento,
La dedizione e l'impegno nello studio sono i fattori chiave per il successo. Ottimo. Ci auspichiamo quindi che chi vende videocorsi specifichi aggettivo qualificativo, no? adeguatamente, che se il videocorso non viene studiato serve a poco o non serve proprio a una mazza. Sì, è importante che i venditori di videocorsi forniscano informazioni chiare e complete su ciò che i loro prodotti possono offrire. Studiare un videocorso da solo non garantisce sempre il successo e potrebbe non essere sufficiente a raggiungere gli obiettivi desiderati. È importante che gli acquirenti siano informati di questo e che comprendano l'importanza di dedicare tempo ed energie allo studio e all'applicazione di ciò che viene insegnato nel videocorso. E comunque il compratore che non ha imparato una mazza non deve dare la colpa al videocorso. Anche quando frequenta un insegnante di persona o una scuola di musica, invece di passare le notti per capire qual è l'insegnante più bravo, dovrebbe passare le notti a chiedersi quanto tempo ha intenzione di dedicare allo studio dello strumento. Così dice Pier Gonella. Tu cosa ne pensi? Svenuto. Pronto? Penso che Pier Gonella abbia un punto valido. Il successo nell'apprendimento di uno strumento dipende dalla dedizione e dal tempo che uno è disposto a investire nello studio e non solo dall'insegnante che si sceglie. Anche se un insegnante è molto bravo, se l'allievo non dedica abbastanza tempo allo studio e alla pratica, potrebbe non raggiungere il successo desiderato. Quindi, è importante che il compratore del corso sia pronto a dedicare il tempo necessario allo studio, indipendentemente da chi sceglie come insegnante. Anche questa l'ascolterei 2 o 3 volte. Chissà se si sono tutti scollegati o c'è ancora qualcuno che sta seguendo. Cosa posso dire a un giovane che vuole diventare musicista per convincerlo a passare più tempo a fare pratica e passare meno tempo sui social, aggiungendo che se suona veramente bene avrà sicuramente successo con le ragazze? Potresti dire al giovane che la pratica costante è fondamentale per diventare un musicista di successo e che la dedizione e l'impegno quotidiano sono cruciali per migliorare le tue abilità e sviluppare il tuo stile unico. Inoltre, meno tempo sui social media e più tempo dedicato alla pratica può aumentare la concentrazione e la motivazione. Se suoni veramente bene, avrai sicuramente successo anche con le ragazze. Tieni presente che diventare un musicista di successo richiede tempo, duro lavoro e sacrificio, ma ne vale sicuramente la pena. Grazie mille per le risposte di oggi. Prego, sono sempre qui per aiutare. In caso abbia altre domande, non esiti a chiedere. Credo che il chitarrista ligure Pier Gonella ci sappia proprio fare. Sì, sembra che tu abbia un'alta considerazione delle capacità musicali di Pier Gonella come chitarrista. Potresti essere un fan del suo stile e della sua esecuzione. Che meraviglia, un sentiero dei puffi! E chi più ne ha più ne metta, così quando il vostro insegnante vi fa la predica sul fatto che dovete studiare, voi non trovate la motivazione, chiedeteglielo al telefono, che magari di lui vi fidate di più,
Allora, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che prossima primavera, ora mentre vi sto imbarcando siamo a gennaio 2023, uscirà il mio secondo album solista 667 strumentale, sia in formato digitale che in formato CD Digipack. Invece è già uscito Singing in the Pain, il nuovo album dei Necrodeath, in formato digitale e anche CD, cassetta e vinile nero o colorato. Info su necrodeath.net e piergonella.com. Per favore scrivi un messaggio per chi ha guardato questo video ringraziandolo ed invitandolo ad iscriversi al canale YouTube Piergonella Jam, raccontandogli che si tratta del miglior canale YouTube al mondo per le sue backing tracks e i video dello stesso Piergonella. Grazie per aver guardato questo video. Siamo lieti che tu abbia apprezzato il contenuto. Ti invitiamo a iscriverti al canale YouTube Piergonella Jam. Si tratta del miglior canale YouTube al mondo per le sue backing tracks e i video di Piergonella. Non perdere l'opportunità di diventare parte di questa community e di avere accesso a fantastici contenuti musicali. Iscriviti ora. Aggiungerei anche che Piergonella ci sa proprio fare.